Buongiorno a tutti, sono Davide Oldani, siamo nel mio ristorante Do a San Pietro all'Olmo di Cornaredo. Questa è la seconda sede, perché la prima era esattamente dalla parte opposta alla piazza, per cui c'è Chiesa del Fai con scavi romanici, l'Olmo che è il seme del paese, per cui la pianta, radici, il nostro DNA e l'evoluzione del nostro piccolo Do che è iniziata 22 anni fa. La mia storia naturalmente nasce un po' collegata a quella che è questo caramello. Il caramello abbinato alla cipolla 22 anni fa era una cosa un po' strana, perché andavo a iniziare un menù con una cosa dolce anziché salata, anziché sapida. Naturalmente ho dei grandi ricordi della prima cipolla caramellata fino ad oggi. È una compagna di viaggio per me, ma per tutti i ragazzi del Do, del nostro borgo. Per cui c'è questa foto di mio padre che, abituato alla grande cucina della mia mamma, davanti a questa cipolla con un gelato messo in un antipasto, e si intravede questo suo sorriso nel dire strana ma è molto buona. Per cui riuscire a vincere su un palato di una persona anziana o della mia piccolina, della mia bambina che ha un palato pulito, devo dire che è il modo migliore per far riconoscere la propria cucina. Ho degli aneddoti della prima cipolla caramellata che mi fanno sorridere riguardando il passato. Al rientro dai miei viaggi, quindi Francia, Inghilterra con i fratelli Roux e Gordon, Ducasse a Monte Carlo, Pierre Hermé a Parigi, Gualtiero Marchesi probabilmente a Milano, avevo questa idea di grande cucina. E grande cucina mi resi conto che poteva essere fatta 22 anni fa anche con una semplice cipolla, un broccolo, un'alice, una sardina. A Londra iniziavo quando lavoravo alle Gavroche, era appunto 3 stelle Michelin, facevamo la tarte tatin di mela e poi c'era una salsa vaniglia che completava il piatto. Da questa ci fu l'idea, mi nacque l'idea di utilizzare un'altra cosa vegetale, nello specifico una fibrosa che mantenesse la consistenza anche dopo averla ben cotta. Così decisi di iniziare con la cipolla bianca, praticando una tecnica di un grande piatto che appunto è la tarte tatin. Quindi questo padellino nero in ferro con burro, zucchero a freddo, la cipolla cruda tagliata a metà sopra, una sfoglia. Il tutto doveva essere caramellato piano piano sulla piastra per poi passarla in forno altri 20 minuti, per cui il primo giorno che iniziai a fare la cipolla caramellata, per farne 2 presi tipo 4 ore. Ok, il piatto, il gusto c'era, ma come potete capire quanto sia importante, quanto fosse importante la tecnica per poter arrivare a una produzione, per poter rendere la cipolla accessibile a tanti, come è l'idea della cucina pop. Per cui feci più o meno 12 anni, 13 anni di questa cipolla caramellata a mo' di tarte tatin, per poi cambiare e arrivare al giorno d'oggi con quella che è una cipolla caramellata con gli stessi ingredienti, nulla di più e nulla di meno, con una precisione diversa da quella che è il metodo, quindi la tecnica nel produrla, e una soddisfazione diversa nell'approccio, nella degustazione della cipolla, perché le azioni a tavola devono essere contemplate dalla cucina anche nel modo di servire il cibo. Per cui oggi abbiamo questo bicchiere dove in ogni cucchiaiata riusciamo ad avere il gusto totale della cipolla caramellata. Adesso Alessandro Procopio, lo chef esecutivo, vi farà vedere la versione attuale della cipolla caramellata, che naturalmente riprende gli stessi gusti, la stessa finezza della prima cipolla, ma con qualcosa in più che richiede la cucina e la ristorazione naturalmente attuale, quindi quella più moderna. Allora partiamo con la preparazione del gelato. Inseriamo il sale, il neutro in polvere e il destrosio. Frusto per amalgamare le polveri, per non farle attaccare. Adesso portiamo sul fuoco e facciamo bollire. Allora il latte sta iniziando a bollire, adesso spegniamo il fuoco e facciamo raffreddare un po'.
Abbiamo raffreddato il latte a 70 gradi e andiamo ad aggiungere il grana padano. Facendo così il grana non cuoce e si scioglie senza bruciare. Ok, adesso che il grana è sciolto, lo andremo a mettere in una bacinella dove faremo maturare il composto in frigorifero per almeno una notte. Passata una notte, questo è il risultato. Adesso è raffreddato, vedete, si è un po' addensato. Andiamo a inserire la miscela nel mantecatore. Ok. Chiudiamo il coperchio, facciamo partire il programma gelato e facciamo partire la mantecazione. Grazie a questa macchina a fine mantecazione possiamo conservare il gelato in modalità statica. Così facendo il gelato può essere tenuto durante il servizio come vetrina, quindi rimane sempre a giusta temperatura e morbido. E quando dobbiamo preparare un piatto è pronto all'uso, quindi possiamo tirarlo fuori dalla macchina e usarlo. Certo che dalla prima cipolla ad oggi abbiamo cambiato la tecnica, abbiamo cambiato l'approccio nel come elaborarla, ma sicuramente abbiamo migliorato la parte di gelato, che è quella che a me sta sempre più a cuore per questa tipologia di piatto, dove la cremosità è sinonimo di qualità nella gelateria. Questo è il mio punto di vista, per cui porto l'esempio di quando vado nelle gelaterie, se vedo un gelato ben mantecato e lo capisco col mio occhio che è appena stato fatto, non demordo, quindi lo mangio. Se vedo che la mantecatura si fa desiderare, allora probabilmente mollo, ed è per questo motivo, per la mantecatura perfetta, che la mia collaborazione con Carpigiani dura oramai da 21 anni. Adesso proseguiamo con la preparazione della feuilletage minute. Farina e sale, burro morbido e acqua fredda. Mescoliamo fino a ottenere un impasto un po' grezzo ma amalgamato, asciutto. Adesso andiamo a metterlo in frigorifero a riposare per mezz'ora e poi andremo a stenderlo in macchina. Dopo averlo steso andremo a fare le pieghe classiche della sfoglia per ottenere un foglio di pasta pronto da essere cotto. Dopo aver steso la sfoglia andiamo a spolverare con un composto fatto di destrosio e zucchero a velo in parti uguali. Adesso andiamo in forno a 190 gradi per 15 minuti in modo tale che lo zucchero caramelli sopra la sfoglia. Questo è il risultato ottenuto dopo averla cotta in forno e dopo averla raffreddata. Adesso andiamo a frullarla. E che abbiamo ottenuto il nostro crumble di sfoglia che andremo a utilizzare durante l'impiattamento della ricetta. Continuiamo con la sifonata al grana padano. Facciamo bollire della panna con del latte, andiamo ad aggiungere lo zucchero con il sale e andremo ad addensare aggiungendo dell'amido di mais diluito in acqua fredda. Quando il composto inizierà a bollire e ad addensarsi, togliamo dal fuoco e andremo ad aggiungere il nostro grana padano riserva 27 mesi. A questo punto frulliamo e andiamo a versare nel nostro sifone e tenere in caldo a una temperatura di 70 gradi.
Come ultimo passaggio la protagonista della ricetta, quindi la cipolla caramellata. In una pentola andiamo a mettere dello zucchero e un cucchiaio di acqua. Lasciamo caramellare lo zucchero e poi andremo a inserire la nostra cipolla tagliata e sbianchita in precedenza. Lasciamo cuocere per circa 40 minuti a fuoco basso in modo tale che la cipolla perda tutta l'acqua e si formi un composto che andremo poi ad aggiustare di sapore con un po' di aceto di Xerès. Ecco, adesso possiamo assemblare tutti gli elementi. Andiamo a mettere alla base la sifonata di grana Continuiamo con la nostra cipolla. Il crumble di sfoglia. Ed infine il gelato al grana padano. Ecco la nostra cipolla caramellata finita. Prima, essendo una sfoglia, poi una cipolla, poi il gelato, poi la salsa intorno, era, devo dire, leggermente più complesso il modo e l'approccio di degustazione. Oggi abbiamo pensato anche al modo di servirla, per cui questo modo di servirla ci permette di avere questo nostro gelato che è fondamentale per questo piatto, perché il gelato è il primo impatto ed è la parte fredda, è la parte che anestetizza, tra virgolette, il nostro apparato e lo prepara per la parte più calda, che è quella del grana padano caldo sotto e della cipolla, e poi della parte croccante della sfoglia. Io posso stare delle ore a raccontarvi della cipolla, del caramello, dell'equilibrio dei contrasti, caldo, freddo, morbido, croccante, delle ore, ma sarei non completo. Per cui, per completare la situazione, non mi resta altro che dirvi: vi aspetto al Do, vi aspetto nella piazza dell'Olmo, nel borgo dove c'è Olmo, Do e Next Door, che è il nostro laboratorio. Grazie e arrivederci a presto. La cucina non si può ancora raccontare e immedesimarsi nel gusto. Il gusto non si può raccontare a meno che non si assaggi. Ciao!